Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a fare una recensione su questa scheda. Questa scheda è una scheda di un VRF. VRF si intende aria-acqua, non è aria-aria, quindi stiamo parlando di pompe di calore aria-acqua. È importante sottolineare che questa è la scheda madre primario secondario alimentata a 300 volt, di cui manca la scheda di potenza. Quindi in pratica questa è la scheda di controllo in cui ci sono i processori, in cui il processore va a controllare tutte le uscite. Manca la scheda di potenza, in cui la scheda di potenza va a alimentare questo connettore a 300 volt. La 300 volt arriva sull'oscillatore che è un STRL 352. Vediamo un po' se riusciamo a zoomare e riprenderlo. Eccolo lì, STRL 352. Ok, è importante sottolineare che per alimentare questa scheda bisogna dare 300 volt DC. In pratica, per alimentarla, non avendo la scheda di potenza, mi sono costruito questo aggeggio in cui entra la 200 volt e esce la 310 volt. Ponte raddrizzatore, un condensatore, poi qui c'è un LED con una resistenza in modo che quando stacco alimentazione il LED va a scaricare il condensatore in modo che non rimane carico il condensatore. Importante scaricare il datasheet dell'oscillatore in modo che potete fare riferimento sia il drain che il source, collegamento drain e collegamento source, cioè positivo e negativo. Se sbagliate a mettere positivo, il positivo, e lo mettete sul negativo, salterà l'oscillatore, ok? Quindi rischiate di rovinare la scheda e di fare danni. Quindi è importante scaricare il datasheet, verificare quale pin è il drain e quale pin è il source, dopodiché potete alimentare. In questo caso qui abbiamo connettore verde, qui abbiamo il positivo e da questa parte abbiamo il negativo. Quindi vado ad alimentare la scheda positivo, arancione, sul positivo. Mettete sempre una lampada in serie sulla 220 volt. Bene, in questo momento abbiamo alimentato la scheda. Guardate qui abbiamo il LED rosso, i due LED si sono accesi, significa che il processore ha dato i comandi ai vari connettori. Ecco, qui sta lampeggiando, abbiamo in lavorazione anche il processore. Bene, andiamo a verificare i voltaggi sul secondario in modo che possiamo fare riferimento quando dobbiamo riparare una scheda di questo modello. Ok, partiamo dal D12. Il D12 abbiamo 20 volt, D512, volevo dire D506 12 volt, D508 16 volt, 509 17 volt, 510 17 volt, 18 volt sul 511 e 15 volt su 513, 507 7,5 volt, 507 che ha i 7,5 volt, poi va su
questo regolatore di voltaggio che ha l'uscita a 5 volt e va a alimentare i due processori. Uscita 5 volt, ok? Mentre qui abbiamo quest'altro regolatore di voltaggio che abbiamo l'uscita a 12 volt, ok? Qui ne abbiamo due che sono, non so cosa sono, dovrebbero essere dei transistor. Vediamo un po'. Abbiamo 15 volt, 1,5 volt, 19 volt in entrata e 1,5 in uscita. Qui abbiamo in entrata 17 volt e 15 in uscita. Sono sempre dei regolatori di voltaggio questi qua. Bene, sui processori dobbiamo trovare la 5 volt. Sono alimentati a 5 volt. 5 volt. 5 volt. Ok. Allora, tolgo alimentazione, voglio andare a testare questo oscillatore in modo da poter fare riferimento, perché solitamente questa scheda di solito salta questo oscillatore. Ok, alimentiamo la scheda, metto i guanti, da questo lato è pericoloso fare dei test. Allora, qui abbiamo la parte drain e metterò il puntale rosso. Poi abbiamo il source e il GND che tra di loro sono in continuità. Metto qui il tester così. Ok, abbiamo 283 volt, 283 volt, tenendo presente che abbiamo la lampadina in serie. Mantenendo sul GND possiamo verificare il power 18 volt, 0,2 volt e qui abbiamo 0 volt perché questo qua è sempre GND alla fine, quindi il power è quello che ci interessa, 18 volt, e il feedback che è 0,223. Ok, facciamo dei test dalla parte di sopra. Come avevo detto è importante il feedback, abbiamo trovato 0,23 e 18 volt sul power. È importante che andate a verificare su questo condensatore la 18 volt, va a stabilizzare la 18 volt, possiamo vedere qui la 18 volt, quindi vado un po' più perché prima c'è questa luce che dà fastidio, quindi eccola qui la 18 volt, test sul condensatore che serve per stabilizzare la 18 volt del power dell'oscillatore, e il feedback che deriva da questo optisolatore, e abbiamo qui un volt in entrata, quindi deriva dal secondario che viene trasmesso sul feedback dell'oscillatore, quindi questo è importante. Vediamo in uscita abbiamo 15 volt in uscita. Queste misure che abbiamo visto sono importanti per quanto riguarda la stabilizzazione del secondario di tutti i diodi che siamo andati a prendere le misure. È importante avere queste misure sia sul feedback che sul power.
Bene ragazzi, è stato un video molto veloce perché in pratica quello che ci serve a noi o quello che succede sempre su queste schede la maggior parte delle volte è l'oscillatore che solitamente dà problemi, sono le uscite che sul secondario che non sono stabili e quindi dipende dall'oscillatore o dal feedback, e quindi le misure che siamo andati a fare sono importanti per fare riferimento a riparare a questa scheda che ripeto è una scheda Sanyo Panasonic in cui difficile da reperire e se reperibile costa un sacco di soldi. Bene, spero che questo video sia gradito perché non se ne trovano in giro e avere del riferimento è importante. Da Memory Frigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo in un prossimo video.